Il grande piano prima di Sandokan. La rottura tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda è solo una mossa di pubblicità? Benvenuti sul mio canale YouTube, Segreti Turchi. Prima di entrare nel vivo, se vi piacciono le storie dietro le quinte del mondo dello spettacolo, iscrivetevi e restate con me fino alla fine. Oggi vi porto dentro una domanda che da settimane agita i social. È tutto come sembra nella vita di Gökberk YLDRM alla vigilia di Sandokan, oppure il silenzio, le sparizioni, i ritorni calcolati e le mezze frasi sono gli ingranaggi di una regia perfetta? E soprattutto, quello che molti chiamano una rottura, è davvero un addio o una pausa studiata a tavolino con fini strategici? Da mesi, il nome di Gökberk YLDRM domina le conversazioni non solo per i progetti che firma, ma per ogni oscillazione della sua sfera privata. Il suo percorso dagli studi in Turchia alle lunghe permanenze in Italia lo ha trasformato in un volto internazionale, oggetto di adorazione e di giudizi incessanti. È naturale che, proprio ora che Sandokan si prepara a una spinta globale, le voci su una sua supposta separazione con Cemre Arda abbiano superato la soglia della curiosità e siano diventate un vero caso. Il tempismo è un faro abbagliante. È un coincidere fortuito o una costruzione di immagine lucida e fredda? Ogni mossa, in apparenza minima, sembra inserita in un mosaico più grande, e l'impressione è che nulla sia lasciato al caso. Guardiamo i fatti, ma senza attaccarci alle apparenze. La scomparsa temporanea di Cemre Arda dai social, l'assenza di interazioni pubbliche con Gökberk YLDRM, il suo silenzio totale sulla vita sentimentale proprio quando Sandokan entra nella fase più delicata della promozione internazionale. E poi, come un colpo di teatro asciutto, il ritorno su Instagram di Cemre con un solo scatto, senza caption, senza cuori, senza spiegazioni. Nessuna dichiarazione ufficiale di rottura, nessuna conferma, nessuna smentita. Prendete tutti questi tasselli, avvicinateli uno all'altro, e la domanda nasce da sé: stiamo guardando un addio in corso o una sottrazione voluta? Una sottrazione che mira a proteggere un progetto colossale? C'è un dato che pesa: il percorso professionale di Gökberk YLDRM. Dopo aver conquistato una base fan solida in Turchia, la sua figura si è modellata in Italia, dove non è più solo un attore ma un marchio, un asset prezioso con contratti pubblicitari, trattative internazionali e spotlight che si accendono ovunque lui appaia. Sandokan non è un titolo qualunque, è un'impresa ad alto budget, un cavallo di battaglia che richiede disciplina, trasformazione fisica, un'agenda serrata, interviste, red carpet, copertine, press tour. In un contesto così, ogni interferenza emotiva può diventare una variabile potenzialmente dannosa, e spesso gli addetti alla comunicazione spingono per un profilo personale più sfumato, quasi sotterraneo, mentre l'opera entra in scena con tutta la sua forza. Fin dall'inizio, la relazione tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda è stata gestita con una visibilità filtrata. Mai plateali, mai eccessivi, mai disposti a trasformare un gesto privato in un titolo di giornale. Uscite insieme calibrate, poche foto, nessuna esposizione che potesse rubare la scena al lavoro. Questa linea si è fatta ancora più netta con l'avvicinarsi di Sandokan. Quando l'account di Cemre ha smesso di aggiornarsi, molti hanno letto il segnale come la prova di una separazione imminente. Eppure, osservando con freddezza, quell'assenza somigliava più a una ritirata studiata che a una frattura. In quelle stesse settimane, Gökberk si sottoponeva a una preparazione intensissima. Allenamenti, prove, diete, studio del personaggio, spostamenti continui. Il rischio di distrazioni sentimentali, fra malintesi e gossip, era altissimo. Allora, ecco la chiave: in progetti di questa portata, la vita privata, volente o nolente, diventa parte della strategia. Non perché sia finta, ma perché può essere modulata. Una relazione reale può essere accesa o attenuata nella sfera pubblica in base alle esigenze del momento. Questo non significa manipolare i sentimenti, ma negoziare la loro esposizione. Molte star scelgono consapevolmente di sospendere la narrazione romantica mentre lavorano su qualcosa di grande,
È una pratica diffusa, si attenua il rumore per far risuonare meglio la musica principale. Nel caso di Gökberk e Cemre, la sensazione è che la loro storia sia passata da una presenza discreta a una presenza quasi invisibile per dare spazio a Sandokan, come se una regia silenziosa avesse abbassato il dimmer della luce sulla coppia per alzarlo sulla serie. Eppure è stato il rientro di Cemre su Instagram a cambiare l'aria nella stanza. Un ritorno severo, nudo, una sola immagine. Niente commenti, niente frasi, niente spiegazioni. Solo un segnale, ci sono, eccomi, ma non vi dirò altro. Il dettaglio che brucia è quando è avvenuto, proprio mentre la campagna di Sandokan prendeva quota, con poster giganteschi, trailer rimbalzati ovunque e interviste che riportavano Gökberk al centro del discorso internazionale. Quel rientro ha dato l'impressione di una visibilità sotto controllo, più che di un nuovo inizio. Come se qualcuno avesse posizionato le pedine sulla scacchiera e avesse deciso, ora può tornare, ora sì, ora serve. Il pubblico se n'è accorto, e i commenti sono diventati un coro dissonante di ipotesi e desideri. C'è chi ha scritto, non è finita, si sono solo messi d'accordo per mantenere tutto fuori dal clamore finché la serie non decolla. Altri hanno ripetuto, è una separazione di facciata, una pausa comunicativa per tutelare entrambi, lui come brand, lei come figura autonoma. La formula rottura pubblicitaria è spuntata ovunque, come se fosse la lente più adatta a decifrare il momento. E cos'è, in fondo, una rottura pubblicitaria? Non un addio reale, ma una sospensione del racconto, un fare finta di allentare i legami per ragioni professionali, lasciando però i sentimenti in un perimetro che non viene negato. Prima di grandi uscite, è una tattica che si è vista centinaia di volte. Evita che i giornali si fissino sul privato, impedisce che una foto di coppia batta un'intervista importante, riduce il rischio di polemiche inutili. Nel frattempo, la storia di Gökberk YLDRM si arricchiva di dettagli professionali che sembravano confermare una direzione precisa. Niente like reciproci, niente apparizioni a eventi mondani, un'agenda blindata e una ferrea concentrazione sul personaggio. Le immagini dal set mostravano una trasformazione fisica notevole e un carisma che reclamava la scena. Attorno a lui, gli ingranaggi del marketing giravano senza sosta. Accordi con brand, copertine, servizi fotografici, clip che tagliano il fiato. In un simile meccanismo, ogni gesto privato diventa un messaggio, anche un silenzio diventa una frase. E se il messaggio da inviare è uno solo, Sandokan, tutto il resto si smorza, si sospende, si archivia in attesa di tempi più docili. Di Cemre Arda si è detto che abbia scelto il profilo basso con lucidità. Una pausa dalla visibilità che protegge lei, la sua immagine, e al tempo stesso protegge lui e la serie. Non una scomparsa, piuttosto un mettersi di lato perché la narrazione non slitti nella direzione che fa comodo ai titoli sensazionalistici. Nessuna replica piccata, nessuna storia impulsiva, nessuna smentita irritata, solo distanza. Una distanza che, sì, nel linguaggio dello spettacolo suona come una rottura, ma che in realtà potrebbe essere una parentesi consapevole. Anche il modo in cui è tornata a postare lascia intendere che non si tratti di sfida o rivalsa. Non ci sono messaggi cifrati, non c'è il desiderio di lanciare frecciate. Solo la presenza essenziale, quasi professionale. Naturalmente, l'assenza di una conferma ufficiale ha alimentato le letture più estreme. Però il silenzio, in questo ambiente, è spesso uno strumento accurato. Se prendi posizione, spezzi l'ambiguità, e con l'ambiguità svanisce la curiosità. Se invece lasci la domanda aperta, lo sguardo del pubblico resta puntato, i click aumentano, i commenti si moltiplicano. Eppure, qui, il vantaggio non sembra tanto quello di accendere il chiacchiericcio sulla coppia, quanto quello di mantenere l'attenzione focalizzata sul titolo che conta. Non c'è un teatrino di punzecchiature, non c'è una guerra di storie incrociate. C'è, casomai, una coreografia minimalista che tiene il romanticismo lontano dai riflettori finché la prima ondata di Sandokan non avrà compiuto il suo corso.
A chi sostiene che questa sia una costruzione fredda, rispondo che la differenza la fanno i dettagli. Non vediamo contraddizioni, non vediamo mosse scomposte, vediamo una coppia abituata a misurare la propria presenza pubblica, che ora ha soltanto ridotto ulteriormente il volume. E vediamo un attore in un momento cruciale che, per una volta, mette tutto in seconda fila. Potrebbe esserci stato uno scontro? Certo, le tensioni sono umane quando le agende diventano impossibili. Potrebbe esserci stata una pausa reale? Non è escluso. Ma questo non può essere scisso dalla valutazione strategica delle quando e del come. Perché qui il calendario è sovrano, e il calendario dice che Sandokan richiede un silenzio più fitto di qualunque smentita. L'ultimo tassello è il sentimento dei fan. Molti sperano che, finita la buriana promozionale, Gökberk YLDRM e Cemre Arda tornino a farsi vedere insieme in una cornice semplice, senza urla, senza prime pagine, magari con un gesto piccolo che racconti più di 1000 interviste. Altri, più scettici, dicono che la magia si sia incrinata e che la distanza emotiva sia reale. La verità, per ora, è che nessuno ha pronunciato l'unica frase che trancerebbe ogni dubbio. E finché quella frase non arriva, l'ipotesi della rottura pubblicitaria rimane non solo possibile, ma anche coerente con tutto ciò che abbiamo visto. La domanda con cui vi lascio è questa: davanti a un progetto che chiede assoluta dedizione, è così scandaloso mettere il cuore in stand-by? Se la storia di oggi ci insegna qualcosa, è che la vita privata, nel mondo dello spettacolo, non esiste mai del tutto separata dal lavoro. Esiste come linea di confine che può avvicinarsi o allontanarsi. E quando la linea si fa sottile, la tentazione di leggere ogni mossa come complotto aumenta. Ma a volte ciò che chiamiamo piano è solo disciplina, e ciò che chiamiamo addio è solo un silenzio ben temporizzato. Sarà il tempo, e forse un singolo sguardo condiviso, a dirci se Gökberk YLDRM e Cemre Ard hanno giocato una partita di comunicazione perfetta o se hanno attraversato, semplicemente, una tempesta necessaria. Restate su Segreti Turchi. Quando cadrà il prossimo indizio, noi saremo qui a leggerlo insieme.